Warhammer Space Marine 2 un anno dopo. Per l'imperatore siamo già arrivati all'anniversario. Ma quanto annunciato sarà top o flop? Scopriamolo insieme in questo mio nuovo episodio della rubrica Aggiornamento. Ben ritrovati e ben ritrovate, sono Tirannomatto, un grande fan di Warhammer, ma bando le ciance e dritto al sodo. Space Marine 2 è l'introduzione perfetta per coloro che vogliono approcciare la prima volta il gigantesco universo del tetro oscuro futuro di Warhammer 40.000. Come sparatutto in terza persona è cinematografico, con una grafica eccellente, animazioni sincate perfettamente. Nel suo insieme è un gioco gutturale e brutale. Insomma, è l'apoteosi della guerra nel lontano e oscuro futuro del 41esimo millennio. La narrativa ha scosso completamente l'opinione pubblica videoludica in tutto il mondo. Tantissimi hanno approcciato Warhammer 40.000 nei panni di Titus e hanno affrontato momenti eroici incredibili nella campagna a giocatore singolo o cooperativa. Perché ricordiamoci che questo videogioco ha fatto qualcosa che il predecessore non era riuscito a fare nel passato, cioè dare a noi giocatori la possibilità di goderci tutta la storia con un massimo di altri 2 amici. Il punto però è che durante il primo anno di roadmap questo progetto secondo me ha diluito tantissimo la sua player base, il conteggio di giocatori consistenti che avrebbero potuto continuare ad apprezzare il gioco stesso. E dunque un anno dopo, all'anniversario, con l'annuncio della seconda stagione, il secondo ciclo di patch, Space Marine 2 ci arriva come un top o come un flop? A mio avviso il primo anno di aggiornamenti è stato un flop. Metto subito le mani avanti, sono sicuro che i nuovi contenuti saranno utili a ridare linfa vitale a un titolo che secondo me è stagnante, ma non perché è brutto. Io adoro Space Marine 2, è un videogioco pazzesco per un fan così come per un neofita. Il problema è mantenere la player retention, cioè mantenere i giocatori sul proprio videogioco. Hanno chiarito più di una volta a Focus e Saber, gli sviluppatori congiunti, di non avere piani live service come Helldivers o Darktide. 2 titoli che vengono in mente con facilità quando si parla dell'esperienza PvE. Purtroppo in Space Marine 2 l'esperienza PvE è limitata a delle missioni con dei personaggi predefiniti che fanno parte delle squadre al comando di Titus. Non abbiamo la personalizzazione del nostro Space Marine. Quel minimo di personalizzazione viene buttata un po' così a caso a seconda delle classi, ma è un po' vuota, limitata. Secondo me non ci dà il senso di progressione personale e né tantomeno ci fa sentire così Space Marine come per esempio invece Darktide ci fa sentire così Reietto dell'Astra Militarum, o come Helldivers ci fa sentire parte di una forza di pace galattica. Purtroppo Space Marine 2 diventa ripetitivo e tutti i piccoli miglioramenti alla qualità della vita che ci sono stati secondo me non sono bastati, sono arrivati estremamente diluiti. La modalità assedio ha rappresentato una piccola svolta, ma comunque purtroppo credo che non rappresenti una valida alternativa alle operazioni che più si avvicini a una rigiocabilità perpetua. È molto impegnativo giocare la modalità assedio, richiede tanto tempo fare tutte le mappe per arrivare alla conclusione e il sistema di ricompense secondo me è un po' scialbo. Però anno nuovo, vita nuova, quindi cercando di rimanere un po' positivo, se è stato più o meno un flop sul lungo termine nonostante il primo successo, questa montagna russa riuscirà a riportare al top Space Marine 2? Partiamo subito dall'annuncio. Il 4 settembre uscirà la patch 10 dell'anniversario. Porterà con sé una nuova missione assedio, con 4 operazioni PvE, una nuova modalità arena per il PvP, con una mappa nuova chiamata Ponte, Bridge. Sono state annunciate tantissime nuove armi in arrivo, questa è la parte interessante, anche se non è stato chiarito quali di queste saranno le 3 già presenti nella patch del 4 settembre, possiamo ipotizzare il lanciafiamme, l'ascia potenziata e la lama xenofasica della Deathwatch. Però attenzione, stiamo a vedere prossimi annunci quali saranno quelle confermate, perché tantissime sono state appunto presentate, ma
ma saranno diluite nelle prossime 5 patch da qui all'inizio del 2026. Alla Gamescom hanno fatto provare la nuova modalità stratagemmi, che dovrebbe essere una modalità PvE un po' differente, io spero più improntata verso la rigiocabilità, così da riscattare la mancanza di un live service con perlomeno una modalità PvE più veloce, accessibile, sempre differente da provare nel tempo, perché a quanto pare questa modalità stratagemmi ogni giorno e ogni settimana vedrà dei cambiamenti ai propri modificatori. Ci saranno solo 2 difficoltà come per la modalità assedio e va bene così. Già subito con questo aggiornamento vedremo l'introduzione di un nuovo nemico della fazione del caos, la progenie del caos. Mi piacciono entrambi i modelli che sono stati mostrati perché sono diversi dai soliti modelli ai quali siamo abituati per le progenie nel mondo videoludico. Queste hanno un palese marchio di Zinch e va bene così perché appunto affrontiamo i Thousand Sons. Ci saranno anche dei pacchetti di armatura per i nostri Space Marine del Chaos in PvP e in più inizierà il Season Pass 2 con i cosmetici, i quali vedranno l'aggiunta finalmente dei magli imperiali, gli Imperial Fists, e dei Black Templars, i Templari Neri, 2 grandi amori di tantissimi giocatori del gioco da tavolo, amanti della lore e anche di Space Marine. Non è finita qui perché sì, questa è la patch dell'anniversario, però hanno annunciato tantissimi contenuti in arrivo fino alla fine dell'anno, con ancora missioni PvE, nuove scelte di missioni soprattutto per la modalità stratagemmi, il pack di skins campione per gli angeli sanguinari e per le salamandre, ma soprattutto, ed è questo che mi fa un po' ben sperare, hanno finalmente confermato che arriverà la nuova classe, quella del Tech Marine, che è essenzialmente un ingegnere. Ve la metto in termini chiari se non avete ancora ben presente l'universo di Warhammer 40.000. Ci mettono molto ad implementare nuove classi, tutti i giochi a marchio Warhammer. Io credo anche per una questione di marchio, di approvazione, i tempi eterni biblici della Games Workshop. Capisco le difficoltà, sono abbastanza in hype per il Tech Marine. In più va bene, nuove missioni PvE, nuove missioni PvP, nuove armi come si è detto e soprattutto degli aggiornamenti alla modalità di progressione del personaggio. Questo mi interessa tanto. La speranza che cerchino di spostare il loro focus, Saber e Focus Interactive, scusate la battutaccia, verso una rigiocabilità più sostenuta mi dà veramente da ben sperare. Rimango dubbioso, appunto, le mani avanti sono perché non me la sento di definire già in anticipo il secondo anno come un flop. Il primo lo è stato, quindi una volta finita l'esperienza della campagna, aver provato un po' le operazioni Space Marine gioco top, c'è stata una grande discesa. E dunque questa montagna russa vedrà Space Marine 2 riprendere quota e tornare al top durante questa stagione 2? Io me lo auguro. Mi domando cosa ne pensate voi, vi chiederei di andare a guardare i miei altri video, nello specifico se vi interessa Warhammer, qui ne troverete parecchio e sempre di più, ve lo prometto. Grazie per aver cliccato sul teschio del tiranno anche oggi e essere rimasti con me fino alla fine. La vostra opinione e il vostro supporto sono importanti, se volete trovate in descrizione anche il mio link Instant Gaming. Ciò detto, tiranno matto out, perché anche oggi questo è quanto. Alla prossima, avventurieri ed avventuriere.